Il tempo per il marketing, ahimè, è sempre troppo poco. È sempre troppo poco e quindi ci faccio un altro video, ne ho già fatti decine su questo tema, però un anno dopo l'altro cerco di dare un po' l'aggiornamento e quindi confermo che il tempo per il marketing, soprattutto da parte di chi, non dei direttori marketing o di chi è preposto a fare delle attività di marketing, ma soprattutto parlo degli imprenditori, dei manager d'azienda con responsabilità di guida dell'impresa, cioè i comandanti delle imprese oggi in Italia sono ancora molto troppo lontani al marketing. Mi presento, se non mi conosci, sono Andrea Zucca, sono amministratore delegato dell'Ipogrifo e da ormai quasi 30 anni mi occupo di marketing e di vendita business to business, quindi la nostra focalizzazione e specializzazione è quella dei mercati B2B, la vendita tra imprese, tema che conosciamo molto bene perché ci siamo sporcati le mani, come diciamo noi, e lo facciamo tuttora da moltissimo tempo, siamo sul pezzo e abbiamo molta esperienza che possiamo portare sul tavolo. Noi parliamo ogni giorno con imprenditori, con i clienti, acquisiti potenziali e quindi parlo con cognizione di causa. Il marketing è ancora ai confini dell'impresa e ovviamente sto tracciando un po' la mediana. Tu magari che mi ascolti e mi guardi in questo momento puoi rappresentare assolutamente l'eccezione che conferma la regola, però la media, soprattutto nel mondo delle PMI, è fatto di imprese che sono molto lontane, troppo lontane dal marketing. E chi deve portare il marketing in impresa? Chi deve essere il primo marketer, come noi lo scriviamo a caratteri cubitali, il primo marketer dell'impresa deve essere l'imprenditore, il comandante, la proprietà, chi traccia le linee guida, chi ha la visione di impresa. Allora, se una volta tu potevi essere un visionario e arrivare al successo molto con la pancia, ma soprattutto anche nel contesto di piccole e micro imprese, ok? Se una volta bastava avere un gran cuore e una buona pancia per ottenere il risultato, oggi non funziona più così. Oggi la nostra concorrenza di tutti noi può arrivare dall'altra parte del mondo, siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, cambiano i lavori da oggi a domani, sta accadendo sotto i nostri occhi che tutta una serie di mestieri stanno scomparendo, l'attività dell'uomo viene sostituita dal robot o dall'intelligenza appunto artificiale, quindi voglio dire il mondo sta cambiando per tutti noi. Per affrontare questo tipo di scenario, per venirne fuori senza avere le ossa rotte, bisogna essere degli esperti di marketing. Chi meglio di un esperto di marketing, soprattutto di marketing strategico quindi. Quindi non parlo del tecnico di marketing che a testa bassa è un ottimo operativo, magari è un ottimo digital strategist, ok? Lì stiamo parlando di un'attività tattica, di un'attività tecnica, siamo dentro l'operatività del marketing. Io parlo di competenza di marketing strategico, parlo di competenza di leggere il mercato, di leggere le mosse della concorrenza, di creare velocemente qualche cosa di nuovo, di riposizionare la propria impresa, di creare il prodotto o il servizio aggiornato che sia la soluzione a dei bisogni che sono cambiati. Per fare tutto ciò oggi, se le armi sono pancia e cuore, ahimè, sono importanti ma non bastano, ci vuole la testa, ci vuole il cervello, ci vuole il marketing e quindi non posso giustificare nella maniera più assoluta chi il marketing lo lascia fuori dalla porta di casa. Abbiamo il grande problema del tempo che non c'è mai perché c'è un altro cluster molto presente, cioè trovi anche l'imprenditore che a questa affermazione, a questo dialogo che sto innescando dice certo è corretto, lo capisco, cioè quindi capisce l'importanza del marketing, però il quotidiano, la contingenza, non ho tempo, come diciamo noi, nemmeno per andare a fare la pipì, mi tiene lontano dall'essere protagonista del mio marketing. E qua vengo un po' a quest'altro grande concetto chiave che voglio portare in questo video, cioè dobbiamo riorganizzare il nostro tempo. Se abbiamo capito l'importanza di essere i primi a capire il marketing, ad esserne protagonisti, deve essere l'imprenditore quello che mette a terra le linee guida del proprio piano di marketing, è l'imprenditore che
il posizionamento differenziante del brand sa che cos'è, sa come si affronta, ripeto, come dicevo prima, legge le evoluzioni del mercato e soprattutto apporta quindi le azioni correttive. È lui che mastica bene questo tipo di azioni e attività. Se non c'è questo tipo di competenza ci troviamo in grande difficoltà. La casistica ulteriormente presente è quello che la consapevolezza di questo bisogno c'è, la consapevolezza da parte dell'imprenditore di essere e diventare un esperto di marketing c'è, però il tempo che serve, il tempo da impiegare per arrivare ad un livello intanto sufficiente, poi buono, distinto e ottimo non c'è mai. E qua entriamo, ripeto, nella seconda logica che dobbiamo e vogliamo affrontare, cioè quel tempo lì lo devo trovare, devo riorganizzare la mia agenda, un quarto del mio tempo imprenditore devo dedicarlo al marketing, almeno tutto ciò che di più è meglio. Quindi il marketing è leva, il marketing è tempo buono, è un tempo ottimamente speso quello che passi per il marketing. Tra l'altro, se questo tema ti appassiona, se questo tema rappresenta un problema per la tua azienda, affrontiamolo assieme, chiedici, c'è un link in calce a questo video dove accedi ad una pagina e ti viene offerta senza alcun tipo di impegno una prima consulenza del tutto gratuita dove ti facciamo capire cosa abbiamo già fatto nel tuo settore, cosa abbiamo già fatto nel tuo mondo, come possiamo migliorare la vita anche della tua impresa grazie al marketing. Quindi non perdere tempo, se vedi che questi temi sono vicini a te, alla tua realtà, approfitta per dialogare con noi. Voglio tornare al tema e arrivare un po' alle conclusioni. Stavo dicendo, è estremamente importante affrontare il tema dell'organizzazione del tempo, cioè quel tempo lì lo devo trovare, non c'era, devo riconfigurare la mia agenda. Tieni presente che molto spesso l'imprenditore è coinvolto in un sacco di attività quotidiane, operative, che però sono anche delegabili in certi casi, noi lo vediamo quotidianamente e per carità siamo noi per primi anche ad avere ogni tanto le scarpe rotte nonostante siamo dei calzolai, cioè noi per primi siamo coinvolti nell'operatività delle nostre aziende, però ci ritagliamo il tempo necessario per fare il marketing della nostra impresa, per alzare la testa e vedere dove stiamo andando, per leggere i dati del mercato, per capire se il marketing nella nostra impresa sta funzionando bene come ci aspettiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il grande consiglio che ti do è smarca questo punto, riorganizza la tua vita quotidiana, dedica del tempo al marketing perché il tempo dedicato al marketing è un tempo di grande qualità, di grande leva, mettici magari la faccia come faccio io nella mia azienda, sono l'amministratore delegato, sono uno dei soci, ci metto la faccia, noi ci mettiamo la faccia, io e mio fratello siamo costantemente in prima linea nel diffondere il contenuto e effetto leva perché questo video non lo guarda una persona, lo guardano in tante, quindi il tempo che tu impieghi per il marketing, in certi casi anche operativo, quindi non solo strategico, ma ci sono anche tutta una serie di attività che tu potresti fare in prima persona e che sono leva, perché scrivere e saperlo fare in modalità da copywriter, diciamo così, è una grande leva, un'ottima cosa. Tu potresti gestire in prima persona, come faccio anche io, alcune attività di produzione di contenuti per la tua impresa, quindi potresti essere coinvolto anche in alcune attività operative del tuo marketing purché siano quelle a leva, ma quello che mi interessa è smarcare questi due concetti. Il primo, non possiamo lasciare il marketing fuori dalla porta della nostra azienda perché ci facciamo del male, basta che tu guardi i casi di successo. Seconda cosa, imprenditore, primo protagonista del marketing aziendale, primo ad essere coinvolto nel marketing aziendale, non dare delega in bianco a terzi anche se sono tuoi colleghi dentro l'azienda, non rimanere fuori dalla stanza del marketing dove si prendono decisioni strategiche perché altrimenti subirai. Può andarti bene ma subirai e quindi penso di aver trasferito in maniera molto chiara un concetto estremamente importante. Per saperne di più, vuoi capire di più, oltre alla consulenza di cui ti ho parlato prima, quindi basta che clicchi nel link che trovi in calce al video ed accedi
hai l'opportunità di richiedere una consulenza gratuita, iscriviti alla nostra newsletter, canale YouTube, il gruppo Facebook, hai un sacco di contenuti del tutto gratuiti, risorse gratuite dove puoi capire di più, avvicinarti e rimanere, diciamo così, vicino sempre di più a questo grande mondo, che è un mondo che dove viene messo a terra il marketing fatto per bene, l'impatto è devastante in maniera positiva, cioè migliora la vita delle imprese, migliora la vita delle persone. Non rimanere tra quelli che questo discorso lo sentono ma sulla loro pelle non lo vivono, diventa protagonista in prima persona del marketing, migliora la vita della tua impresa grazie al marketing.